Come vi avevo promesso, oggi vi porto la recensione del bellissimo Blackview Tab 13, l'ultimo tablet a 10 pollici uscito in casa Blackview. Tra l'altro il Tab 13 è il primo modello di questo brand che ha superato la severissima certificazione TAV. Per chi non lo conoscesse, il TUV è l'ente certificato che controlla e monitora l'impatto dei dispositivi elettronici sulla nostra vista. Infatti Blackview ha studiato appositamente questo schermo per ridurre l'affaticamento visivo sia in ambienti poco luminosi o anche durante l'utilizzo molto prolungato. E adesso andiamo a scoprire assieme il contenuto della dotazione base. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato i 4 canali Telegram in cui pubblichiamo le migliori offerte a tempo di Amazon di tecnologia, games, fitness e abbigliamento, per cui se acquistate spesso online entrate nei canali, sono completamente gratuiti, vi basterà scaricare l'applicazione Telegram, gratuita anch'essa, e così potrete risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Andiamo a aprire la scatola, tiriamo via le protezioni ed eccolo qua il nostro bellissimo Tab 13. Tra l'altro noto subito che è molto leggero, pesa solamente 450 grammi ed è anche molto sottile, guardate, spero che si veda bene dalla telecamera, perché ha uno spessore inferiore agli 8 mm, per la precisione 7,7. Noto con piacevole stupore che Blackview, compresa nel prezzo, ci offre anche questa bellissima cover protettiva. La cover è di ottima fattura ed è anche molto semplice da utilizzare, vi basterà aprirla, piegarla a triangolo nella parte posteriore, qui sarete molto più comodi a navigare, a digitare e anche nel fare le videochiamate. Continuando l'unboxing troviamo anche il manuale di installazione comprensivo di lingua italiana, la mini chiavetta per la nano SIM, il cavo di alimentazione USB Type-C e per finire non può mancare ovviamente il nostro alimentatore. È di tipo USB ed è anche compatibile con la ricarica rapida. Per fare un riassunto, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora andiamo a analizzare il telaio. Nella parte superiore troviamo il tasto d'accensione e il tasto del volume, più e meno. Nella parte inferiore troviamo i connettori per la tastiera integrata, nella parte destra troviamo il primo dei due speaker, lo slot Type-C di ricarica e lo slot per le nano SIM. Lo vado a aprire in diretta, guardate, eccolo qua. Come vedete è dual SIM, potete utilizzare due nano SIM in contemporanea o se volete potete utilizzare una SIM sola e sfruttare il secondo slot per espandere la memoria con una micro SD fino a 1 TB. E per finire nel lato sinistro troviamo il secondo e ultimo speaker, eccolo qua. All'interno del display da 10 pollici troviamo la fotocamera frontale da 8 megapixel, invece nella parte posteriore troviamo una doppia fotocamera con la principale da 15 megapixel, la secondaria da 2 megapixel e ovviamente non può mancare anche la luce LED. Eccoci qua nell'home page di Android 12, noto subito che lo schermo è veramente molto scorrevole, guardate, anche se vado velocissimo risponde sempre perfettamente a tutte le mie pressioni. Un'altra caratteristica che mi ha colpito è la luminosità dello schermo e questa è una caratteristica molto positiva perché se lo andremo a utilizzare all'aperto non avremo nessun problema di visibilità. E ora andremo a fare il test cromatico del display così da analizzare la qualità dei colori. Per fare ciò uso sempre la mia solita applicazione Test CPU. Partiamo, bianco, nero, verde, rosso e giallo. Avete visto, i colori sono perfettamente omogenei e anche la luminosità, come vi dicevo prima, è veramente elevatissima. E adesso andiamo a testare la velocità di rotazione. Proviamo subito, guardate, è veramente velocissimo, in meno di un secondo riconosce il cambio di modalità ed è anche molto preciso, non sta sbagliando nessuna rotazione nonostante la mia velocità stia aumentando, guardate. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Andando ad approfondire le specifiche tecniche, il Tab 13 monta il processore octa-core MediaTek Helio G85 da 2 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di ROM, schermo in Full HD da 10,1 pollici, sblocco facciale, super batteria da 7280 mAh ed avendo lo slot per la SIM lo potrete anche utilizzare per fare chiamate. E ora, grazie all'ausilio di una scaletta, vi riassumo tutti i miglioramenti che sono stati fatti sul Tab 13 rispetto al modello precedente. Il Blackview Tab 12 aveva 4 GB di RAM e 64 di memoria, invece il Tab 13 ha 6 GB di RAM e 128 di memoria, praticamente il doppio. Per quanto riguarda la batteria, il vecchio modello aveva una capacità di 6580 mAh, invece in questo modello sono stati aumentati a 7280 mAh. E per finire, per quanto riguarda il comparto fotografico, il vecchio modello aveva una fotocamera posteriore da 13 megapixel e la fotocamera frontale da 5 megapixel. Il Tab 13 monta due fotocamere posteriore con la principale sempre da 13 megapixel e invece la fotocamera frontale è stata aumentata a 8 megapixel. E ora siamo giunti al test della fotocamera. Vi farò vedere delle foto e un video in alta definizione che ho registrato direttamente da questo dispositivo.
Come avete visto, nonostante abbia scattato in una giornata nuvolosa, le luci sono perfettamente naturali, i colori sono realistici e anche le immagini sono ben definite. E anche il video mi è parso di buona qualità e nonostante lo registrassi mentre camminavo, è rimasto comunque fluido e per niente scattoso. Per mettere sotto pressione la RAM e il processore andrò a aprire tutte queste applicazioni e poi farò una partita a Mario Kart e andremo a vedere assieme se il gioco risulterà comunque fluido e senza rallentamenti. Partiamo dalla calcolatrice e una a una andiamo a aprire tutte le app. Adesso c'è l'assistente, la trasmissione FM. Ed ecco fatto, ho tutte le applicazioni del tablet aperte. Adesso andiamo a far partire la nostra partita a Mario Kart. Via. Intanto noto che nonostante ci siano tutte le applicazioni aperte, il gioco è molto fluido, non vedo lag e anche la giocabilità è molto buona. Ma hanno fatto veramente un ottimo lavoro con questa RAM. È da un po' che non faccio sta pista. Salto. No, il bruco no! Mamma mia, mi ha preso in piedi. No, ancora! L'ho evitato, almeno questo. Gira, gira, gira. No, no, no. C'è un guscio, via. Dammi qualcosa di buono. Un guscio di merda. Dammi qualcosa. Un guscio. Vai. No, l'ha tirato quello prima. Curva, curva. Oh mio Dio. Dai che era lui davanti. Teoricamente dovrei diventare più grande prima io. Vai, 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 vai. Vai. Come avete visto non ci sono stati lag, la giocabilità è stata perfetta nonostante avessi tutte le applicazioni aperte in contemporanea. Per cui devo dire che questo processore MediaTek Helio P60 mi ha stupito piacevolmente. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia iscrivetevi al canale così sarete aggiornati su tutte le mie nuove pubblicazioni. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link del bellissimo Blackview Tab 13, i link dei canali Telegram per risparmiare su tutte le offerte a tempo di Amazon e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare i video su YouTube. Vi ringrazio veramente tantissimo per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!